Provate ad immaginare di dover realizzare una ricetta dove avete bisogno degli attrezzi da cucina, ma in realtà non avete neanche uno degli attrezzi di cui avete bisogno, oppure quelli di cui avete bisogno non sono esattamente quelli che ritrovate nella credenza della vostra cucina. Questo esempio, per quanto possa sembrare banale, un'introduzione quasi del tutto non necessaria in un video che parla di fotografia e di fotoritocco, in realtà ha un giusto senso. Che cosa voglio dire con questo? Voglio semplicemente porre l'accento nell'importanza che assumono gli strumenti di cui abbiamo bisogno e che utilizziamo giornalmente per ottenere il risultato che desideriamo sulle nostre fotografie. Uno strumento di cui non posso assolutamente più fare a meno è il pannello realizzato da Carlo Diamanti. Sto parlando del pannello Mindecolor, che attualmente è disponibile nella versione Pro. Questo pannello mi dà la possibilità di realizzare tutto ciò di cui ho bisogno in una fase completa di post-produzione o di ritocco di un'immagine, quasi senza aver più bisogno degli strumenti di Adobe Photoshop. È tutto concentrato e contenuto all'interno di questo pannello. Ma non voglio più aggiungere altro che rimanga così nel vostro immaginario, ma voglio farvi vedere il pannello e di che cosa sto parlando. Questo che abbiamo qui davanti è il pannello di Mindecolor nella versione 2 Pro. All'interno di questo pannello abbiamo tutta una serie di strumenti e alcuni di questi estremamente complessi in termini di operatività che svolgono durante il nostro utilizzo, ma Carlo Diamanti ha trovato il modo di renderli estremamente semplici da utilizzare. Quindi l'utente avrà un utilizzo veramente consapevole e quasi divertente del pannello, ma in realtà ciò che andrà ad effettuare il pannello per noi sono operazioni estremamente complesse che difficilmente saremmo in grado di svolgere senza di esso. Questo è il primo di una serie di video dove metteremo in pratica gli strumenti a disposizione di Mindecolor 2 Pro, ma in particolare in questo video parleremo degli strumenti contenuti all'interno della sezione Retouch. Carlo ha realizzato una serie di pulsanti, alcuni dei quali operano delle funzioni molto complesse, ma lo fanno in maniera molto veloce e molto ordinata, e l'ordine sappiamo benissimo che è uno degli elementi di cui non possiamo fare a meno, soprattutto in ambito professionale. Faremo una veloce carrellata su quelli che sono gli strumenti contenuti all'interno del pannello Retouch, dopodiché lo metteremo al lavoro. Come vedete qui in cima, 3 tipologie di separazioni di frequenze utilizzando filtri diversi, in particolare nella realizzazione della bassa frequenza. La separazione di frequenze sappiamo benissimo che è una delle tecniche più utilizzate soprattutto nel ritocco delle immagini beauty e di ritratto, ma in realtà è una tecnica che può essere utilizzata su qualsiasi tipologia di immagine. Abbiamo la possibilità di realizzare un livello di solarizzazione, il che ci permette di visualizzare in maniera molto chiara anche le più minime imperfezioni presenti sulle nostre immagini, come potrebbe essere la polvere sul sensore, degli elementi di disturbo, delle macchie. Tramite questa funzione sarà possibile metterle in maggiore evidenza. Abbiamo una serie di opzioni per la realizzazione del Dodge and Burn, che è un'altra tecnica utilizzatissima in fotografia digitale, ma questo esisteva già ai tempi della pellicola, e a seconda delle nostre esigenze abbiamo diverse tipologie di Dodge and Burn, da quella che utilizza un livello grigio medio a quella che utilizza le curve in metodo luminosità, e addirittura una tipologia di Dodge and Burn basate su l'HSP. Il vantaggio di queste tipologie di interventi è che ci permette di mantenere una saturazione e una tinta originaria
anche successivamente all'utilizzo della correzione, cosa che in realtà non può accadere nelle altre tipologie, ma comunque le abbiamo tutte disponibili in questa sezione qui. Poi abbiamo due tipologie di curve per aumentare di uno stop e ridurre di uno stop l'esposizione della nostra immagine, ma non è una curva banale, non sono curve banali semplicemente portate in sovraesposizione o in sottoesposizione, ma c'è tutto un lavoro di algoritmi ben precisi che Carlo, l'ideatore del pannello, ha studiato prima di poter giungere ad un risultato il più fedele possibile a quello che avremmo ottenuto semplicemente aumentando di uno stop o riducendo di uno stop l'esposizione delle nostre immagini. Abbiamo la possibilità di aggiungere della texture nelle zone per esempio dell'incarnato dove la texture è poco visibile. Abbiamo anche la possibilità di aggiungere una serie di livelli che ci permettono di ammorbidire l'aspetto generale della nostra immagine, in particolare dell'incarnato. E poi abbiamo una serie di pulsanti, una coppia di pulsanti che lavorano sempre sul tono in generale della pelle. Abbiamo poi 4 pulsanti molto utili, estremamente utili, soprattutto nella fase di conversione in bianco e nero, dove abbiamo l'aggiunta di grana, la simulazione della grana di una pellicola, la conversione in bianco e nero e la vignettatura, e sono poi quelle funzionalità che negli amanti della fotografia in bianco e nero sicuramente avranno bisogno. Poi abbiamo un pulsante per effettuare un bilanciamento del bianco automatico e devo dire che testandolo funziona davvero molto bene, e questo ci permette di effettuare un bilanciamento del bianco senza andare all'interno di Camera Raw come filtro di Photoshop, ma lo possiamo fare direttamente restando all'interno di Photoshop. Come molti altri strumenti che sono inseriti all'interno del pannello, ci permettono di fare delle operazioni che altrimenti sarebbero necessarie altri software in aggiunta a Photoshop, e quindi sapete benissimo che distogliere l'attenzione dal lavoro per passare da un'applicazione all'altra spesso è motivo di distrazione e ci rallenta anche la fase di produzione delle nostre fotografie. Successivamente abbiamo una serie di pulsanti che lavorano sull'aumento della nitidezza e la percezione dei dettagli di un'immagine digitale. Poi abbiamo due metodi di realizzazione e simulazione del filtro Pro Mist che solitamente viene applicato davanti alle lenti delle nostre immagini, ma insieme a Carlo Diamanti abbiamo realizzato delle funzioni che riescono a simulare in maniera molto fedele l'effetto Pro Mist in fase di post-produzione. Abbiamo un pulsante per il Color Boost, possiamo recuperare la saturazione tramite questo pulsante, ma non è lo stesso risultato che otterremo aumentando volgarmente la saturazione di un'immagine, ma c'è tutto un algoritmo dietro che ha studiato l'ideatore del pannello e che ci permette di ottenere un risultato molto più gradevole e molto più fotografico. Poi abbiamo una serie di pulsanti che intervengono su zone specifiche del volto, quindi sugli occhi, sulle labbra, sui denti e sulle lentiggini. Infine abbiamo un'ulteriore funzione che ci permette di aggiungere tocchi di luce sui capelli del nostro soggetto, quindi sempre parlando all'interno di una fotografia prevalentemente di ritratto. Ma adesso andiamo nello specifico di un'immagine e vediamo come il pannello nella sezione Retouch può aiutarci a realizzare un'immagine ben lavorata in poco tempo e in maniera ordinata. Bene, la prima operazione che farei in questo caso sarebbe subito quella di effettuare un bilanciamento del bianco automatico. Il risultato sarà un livello superiore che avrà la correzione applicata. Effettivamente nell'immagine precedente abbiamo una certa dominante magenta, mentre nel livello creato dalla funzione AVB abbiamo un incarnato
molto più naturale. Possiamo anche andare su uno step successivo dove vogliamo per esempio ridurre le discromie presenti sull'incarnato, e lo facciamo attraverso il pulsante Skin Tone. Il pannello ha creato una LUT con una maschera nera dove noi andremo a prendere un pennello e sceglieremo il colore bianco e andremo a dipingere al di sopra del nostro soggetto, nello specifico dell'incarnato del nostro soggetto, e lo facciamo nelle zone dove sono presenti maggiormente le discromie, e lo facciamo in questo modo. Voglio farvi notare prima la presenza rossastra di una leggerissima dominante dovuta anche alla circolazione sanguigna che aveva cambiato la presenza di tinta in questa zona, e in questo modo abbiamo portato questa zona dell'incarnato ad una tinta più vicina, più consona a quella di un incarnato naturale. A questo punto vi faccio vedere il prima e il dopo. Vi invito a notare soprattutto questa zona qui dove era particolarmente rossastra la zona dell'incarnato, e questa zona qui sulla prossimità dello sterno, alla base del collo tra le due clavicole. Fatto questo, direi di iniziare con la separazione delle frequenze. Personalmente preferisco utilizzare il filtro Median per la realizzazione della bassa frequenza. Imposterò un valore di 18 ed ecco qui il gruppo di livelli della separazione di frequenze. Andremo a lavorare principalmente, anzi per prima, sulla bassa frequenza, dove utilizzando un pennello miscelatore andrò a raccordare le zone di tinta e tono. Passiamo all'alta frequenza e vi faccio vedere cosa succede qualora dovessimo aver bisogno di una visualizzazione molto evidente di quelle che sono le imperfezioni sul nostro soggetto, e cioè la realizzazione di un livello di solarizzazione. Quello che fa questo pulsante ce lo troviamo esattamente già pronto all'interno della funzione di separazione delle frequenze, quindi avremo questo livello che ci permette di mettere in evidenza le parti più dettagliate del nostro soggetto. Quindi prenderemo il timbro clone e andremo a rimuovere gli elementi da correggere. Disattiviamo il livello di solarizzazione e vediamo come è cambiata la nostra immagine da così a così, restando perfettamente e naturalmente vicina a quella di partenza. Sempre in questa fase, per esempio, potremmo intervenire per ridurre le zone all'interno della sclera Ok, terminata la fase di pulizia attraverso il metodo di ritocco
Terminata la fase di lavoro della separazione delle frequenze, siamo giunti a questo risultato, vedendo la differenza con il prima e il dopo. Quindi il risultato molto gradevole, molto realistico e in pochissimo tempo. A questo punto possiamo realizzare e passare alla fase di Dodge and Burn, e quello che utilizzo principalmente è il metodo che sfrutta i livelli di regolazioni curve in metodo luminosità. Nel momento in cui azioneremo questo pulsante, troveremo un gruppo di livelli contenente le curve di regolazione e un livello che ci permette di visualizzare l'immagine in scala di grigio, affinché sia più evidente la parte di tono presente sull'immagine senza essere distratti dal colore. Iniziando con la parte del Dodge, quindi andiamo a schiarire alcune parti della nostra immagine, prenderemo un pennello, colore, sceglieremo il bianco e lavoreremo sulle zone da Ecco, terminata anche la fase di Dodge and Burn, partiamo da questo risultato a questo risultato. Lo vediamo più da vicino, da qui a qui. Come vedete il risultato è sempre molto gradevole e di ottima qualità. Questo grazie alla tipologia di livelli che sono stati realizzati all'interno delle funzionalità del pannello. Quindi ogni pulsante crea una serie di livelli che sono studiati e realizzati e ottimizzati per avere il miglior risultato. Ovviamente, come tutte le cose, devono essere conosciuti e serve applicarci un minimo di pratica per poterli governare e padroneggiare al meglio. A questo punto direi di applicare un effetto grana per aggiungere un po' di quel tocco nostalgico all'immagine, e il risultato sarà questo. Siamo passati da senza la grana a il risultato con la grana. Ovviamente questo ci permette di regolare anche attraverso l'opacità l'intensità del risultato, e io direi che questa è più che sufficiente. A questo punto possiamo intervenire sugli elementi caratteristici del volto e partirei con l'aggiunta dei dettagli sulle labbra attraverso questo pulsante. Cliccando qui avvierà un automatismo che ci creerà un livello con una maschera di livello nera, dove noi andremo a dipingerci sopra utilizzando un pennello bianco. Questa è la differenza tra il prima e il dopo. Andiamo adesso ad intervenire sugli occhi. In questo caso abbiamo la possibilità di aggiungere degli elementi di luci e ombre all'interno dell'iride. Lo faremo sempre attraverso un pennello bianco molto piccolo e andremo a lavorare all'interno dell'iride. Qualora fosse troppo intenso, possiamo abbassarne l'opacità. Mentre attraverso questi due livelli potremo effettuare una desaturazione della parte chiara del nostro occhio, quindi della sclera, oppure aggiungere un tocco di luce. Partiamo dalla desaturazione della parte più tendente verso il giallognolo, sia su un occhio che ovviamente sull'altro.
e se il risultato dovesse essere poco credibile, il consiglio che do è di andare a rimuovere parte della correzione all'estremità del bulbo oculare, quindi andare a togliere leggermente da questa parte, così, e da questa, in questo modo. Questo è il prima e questo è il dopo. Lo vediamo meglio in questo modo, prima, dopo. E alla fine posso aggiungere anche un tocco di luce sugli occhi. Posso fare in questo modo e poi utilizzare un filtro di sfocatura prima e dopo. Infine, per concludere un'immagine anche dal punto di vista cromatico, potremo intervenire per esempio sulle color wheel sempre presenti all'interno del pannello, dove possiamo aggiungere delle dominanti separatamente nelle ombre, nei mezzi toni e nelle luci. In questo modo abbiamo applicato anche un color grading alla nostra immagine. Bene, questa è soltanto una prima presentazione di quelle che sono le funzionalità del pannello contenute all'interno della sezione Retouch del pannello stesso e come applicarle in maniera veloce e ordinata sulle nostre immagini, ottenendo un risultato sempre di ottimo livello, perché le operazioni che svolgerà il pannello sono operazioni estremamente complesse ma ottenute in maniera automatica. Ovviamente sta a voi trovare il metodo migliore per applicare queste potenzialità sulle vostre immagini. Occorre solo un po' di pazienza e conoscere i propri strumenti, un po' come dovrebbe fare un ottimo cuoco quando si metterà al lavoro nella propria cucina. Con questo vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Ciao!